Prendiamo la frase sono entrate due persone. Due persone è il soggetto del verbo. Se mi chiedi quante persone sono entrate, io posso rispondere ne sono entrate due. Ma se prendiamo una frase simile come hanno telefonato due persone è sempre il soggetto del verbo. Ma se mi chiedi quante persone hanno telefonato, non posso rispondere ne hanno telefonato due. Perché? È quello che vedremo in questo video. Benvenuti o bentornati, sono Raf. In questo video parliamo di una categoria particolare di verbi, i verbi inaccusativi. I verbi inaccusativi sono un gruppo di verbi molto diversi fra loro, ma vengono raggruppati in questo insieme perché hanno alcune proprietà in comune. E in questo video vedremo appunto una di queste proprietà, che riguarda l'uso della particella ne. Ci sono due modi per definire i verbi inaccusativi. Il primo è quello di elencare i vari gruppi di verbi che appartengono a questo insieme. E come vedremo ci sono 5 gruppi di verbi che appartengono all'insieme dei verbi inaccusativi. Il secondo metodo è quello di dire quali verbi non appartengono a questo insieme. Cominciamo quindi con il primo metodo e vediamo questi 5 gruppi di verbi che formano l'insieme dei verbi inaccusativi. Ho già parlato in realtà di ognuno di questi 5 gruppi separatamente in altri video. In questo video quindi mi limiterò a nominarli e a dare qualche esempio. Poi se volete approfondire, magari non avete visto gli altri video, metterò i link nella descrizione qui sotto. Il primo gruppo è formato dai verbi ergativi quando li usiamo senza complemento oggetto e sappiamo che in questo caso, quando li usiamo nei tempi composti, richiedono l'ausiliare essere. Parliamo quindi di frasi come queste: il tempo è cambiato, la nave è affondata, la folla si è radunata. Questi sono quindi i verbi ergativi, quando li usiamo in forma intransitiva, cioè senza complemento oggetto. Il secondo gruppo è formato dai verbi inerentemente riflessivi, e anche di questi ho parlato in un altro video. Sono quei verbi riflessivi in cui il pronome riflessivo è in un certo senso vuoto, cioè non significa me stesso, te stesso, lei stessa e così via. In questi verbi il pronome riflessivo si può considerare parte del verbo. Sono verbi come pentirsi, accorgersi, fidarsi. Si riconoscono perché il pronome riflessivo non può essere sostituito da un pronome libero. Quindi, mentre posso dire per esempio lavo me stesso o mi lavo, e questo non è un verbo inerentemente riflessivo, non posso dire pento me stesso. Quindi si riconoscono perché questa forma con il pronome libero, me stesso, te stesso, non è ammessa, non è possibile. Questi sono i verbi inerentemente riflessivi e anche questi fanno parte dei verbi inaccusativi. Attenzione perché i riflessivi propri, come appunto lavarsi o guardarsi, non fanno parte dei verbi inaccusativi. Il terzo gruppo è formato dai verbi intransitivi che richiedono l'ausiliare essere, e questi sono quei verbi che normalmente impariamo quando impariamo il passato prossimo e ci dicono che ci sono dei verbi che richiedono l'ausiliare essere. Sono verbi come andare, tornare, partire, venire e così via. Quindi anche questi appartengono tutti ai verbi inaccusativi. Attenzione perché non fanno parte dei verbi inaccusativi i verbi intransitivi che richiedono però l'ausiliare avere, quindi verbi come camminare, per esempio. Diciamo ho camminato o ho corso, quindi in questo caso usiamo l'ausiliare avere. Questi non fanno parte dei verbi inaccusativi. Il quarto gruppo è formato da tutti i verbi passivi, cioè da qualsiasi verbo quando lo usiamo nella forma passiva. Il ponte è stato costruito, le email sono state inviate. Questi verbi fanno parte dei verbi inaccusativi. Il quinto e ultimo gruppo è formato dai verbi con il sì passivante. Questi sono un po' più difficili da riconoscere perché c'è sempre quel problema della differenza fra sì impersonale e sì passivante, ma
Il mio consiglio molto pratico, so che qualcuno non sarà d'accordo, ma non importa. Il mio consiglio molto pratico è questo. Se c'è un complemento oggetto, il sì può essere considerato un sì passivante. Quindi frasi come in Sicilia si coltivano i limoni o a Napoli si mangiano delle pizze buonissime. Queste frasi hanno un complemento oggetto e quindi quel sì si può considerare un sì passivante. In questi ultimi due gruppi, quindi, il gruppo 4, che era quello delle costruzioni passive, e il gruppo 5, quello delle costruzioni con il sì passivante, non contano tanto i verbi in sé quanto le costruzioni. Quindi qualsiasi verbo con una costruzione passiva fa parte dei verbi in accusativi e qualsiasi verbo con la costruzione con il sì passivante fa parte dei verbi in accusativi. Questi 5 gruppi quindi formano l'insieme dei verbi in accusativi. Ma come ho detto prima, c'è un altro modo per definire i verbi in accusativi. Si può notare che tutti i verbi che appartengono a questi 5 gruppi nei tempi composti richiedono l'ausiliare essere. Quindi possiamo dire che tutti i verbi in accusativi richiedono l'ausiliare essere. Ma attenzione, perché non tutti i verbi che richiedono l'ausiliare essere fanno parte dei verbi in accusativi. La definizione alternativa quindi è questa. Possiamo dire che i verbi in accusativi sono i verbi che nei tempi composti richiedono l'ausiliare essere, meno, cioè ad eccezione, dei riflessivi propri, quelli che abbiamo nominato prima, verbi come lavarsi, guardarsi, quindi questi non fanno parte dei verbi in accusativi, e ad eccezione dei verbi essere e costare. Quindi dobbiamo anche eliminare questi due verbi. Anche questi richiedono l'ausiliare essere, ma non fanno parte dei verbi in accusativi. Quindi ognuno poi può scegliere la definizione che preferisce. Secondo me sono utili tutte e due per capire, perché la prima definizione ci spiega quali verbi fanno parte di questo insieme e la seconda quali verbi non fanno parte di questo insieme. Ma perché ci interessano i verbi in accusativi? Naturalmente non è per il gusto di classificare o di mettere delle etichette. Ci interessano perché hanno delle proprietà in comune. Sappiamo che in italiano in genere l'ordine della frase è soggetto, verbo, oggetto. Per esempio in frasi come ho mangiato la pizza o Anna studia matematica, Domenico legge un libro. In queste frasi la posizione dopo il verbo è occupata dal complemento oggetto. Una delle caratteristiche fondamentali dei verbi in accusativi è che spesso il soggetto si trova dopo il verbo e quindi va a occupare quella posizione che normalmente è occupata dal complemento oggetto. Basta pensare a frasi come è affondata una nave. Una nave è il soggetto del verbo, ma si trova dopo il verbo, in quella posizione che di solito è occupata dal complemento oggetto. Mi piacciono le patate, sono entrate 2 persone, in Sicilia si coltivano i limoni. In tutte queste frasi il soggetto viene dopo il verbo e sono frasi molto naturali, molto comuni. Ma la cosa interessante, e questo succede solo con i verbi in accusativi, è che quando il soggetto si trova in questa posizione, che, come abbiamo detto, normalmente è occupata dal complemento oggetto, quando il soggetto si trova in questa posizione, prende alcune proprietà grammaticali del complemento oggetto. E in particolare qui ne vediamo una di queste proprietà, che è quella che riguarda l'uso della particella ne. Qui parlerò solo del ne partitivo per semplificare un po' le cose. Normalmente ne si riferisce al complemento oggetto. Cosa significa? Prendiamo la frase 2 ragazzi mangiano 4 pizze. 2 ragazzi è il soggetto. 4 pizze è il complemento oggetto. Io posso dire 2 ragazzi ne mangiano 4. Ne si riferisce alle pizze, il complemento oggetto della frase. Questa frase va benissimo, ma non posso usare ne per riferirmi al soggetto. Non posso dire, per esempio, e questa frase non mi viene perché è una frase impossibile, non posso dire 2 ne mangiano 4 pizze. Non posso usare ne
per riferirmi ai ragazzi, al soggetto della frase, almeno con un verbo come mangiare. Ma ecco la magia dei verbi inaccusativi, perché con i verbi inaccusativi si può usare ne per riferirsi al soggetto quando questo viene dopo il verbo. Quindi una frase come sono affondate 2 navi, in cui 2 navi è il soggetto, può diventare ne sono affondate 2. Sono state trovate poche monete, una frase passiva, e abbiamo detto che i verbi passivi fanno parte dei verbi inaccusativi. Può diventare ne sono state trovate poche. Mi piacciono molti libri è il soggetto. Può diventare me ne piacciono molti. E naturalmente il nostro esempio dell'inizio. Sono entrate 2 persone, può diventare ne sono entrate 2, perché entrare è un verbo inaccusativo, mentre hanno telefonato 2 persone non può diventare ne hanno telefonato 2, perché telefonare non è un verbo inaccusativo. Grazie a tutti per avermi seguito, ricordatevi il pollicione e iscrivetevi al canale. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!